Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, la domanda a cui andiamo a rispondere oggi è: chi sta venendo verso di te adesso? È possibile che tu conosca questa persona, è possibile che tu non la conosca. Vediamo l'energia che stai attraendo a te. Vediamo chi sta venendo verso di te adesso. Scegliete uno dei tre mazzi e partiamo dal primo mazzo. Allora, chi sta venendo verso di te adesso? Vediamo un po' qual è l'energia della persona che sta venendo verso di te adesso. Qual è l'energia della persona che sta venendo verso di te adesso? Chi sta venendo verso di te adesso? Allora, vediamo chi sta venendo verso di te adesso. La morte è una persona che sta facendo un taglio radicale nella sua vita. È una persona che si sta mettendo alle spalle un passato che vuole un cambio. È una persona che o ha chiuso con delle cose forti della sua vita, è una persona che vuole un cambio, è una persona che vuole nei tuoi confronti un cambio di qualcosa. Quindi se non conosci questa persona è una persona che ha chiuso una grossa porzione di situazioni difficili della sua vita, è una persona trasformata rispetto al suo passato. Se già conosci questa persona, è una persona che vuole un cambio e che arriva trasformata nei tuoi confronti. Vuole un cambio nei tuoi confronti. Ok, andiamo a vedere nel pensiero di questa persona. Il pensiero di questa persona qual è? Può essere il segno dello Scorpione o avere valori in Scorpione. Vediamo il pensiero di questa persona nei tuoi confronti. Il pensiero. E la regina di spade nei tuoi confronti ha un'energia di chiarezza. È come se sa che ti deve dare delle spiegazioni, arriva trasformato, vuole un cambio chiaro nei tuoi confronti e nel suo pensiero ci sono proprio pensieri chiari, anche risolutivi rispetto al vostro passato, se già conosci questa persona. E invece se non conosci questa persona, è una persona che arriva trasformata ed ha chiaro quello che vuole anche rispetto a un dolore del passato, ha chiaro adesso quello che vuole nei suoi pensieri. Se già conosci questa persona, avviene trasformata nei tuoi confronti con chiarezza. I suoi pensieri sono chiari, sa che ti deve anche dare delle spiegazioni e sono chiare. Ok, andiamo a vedere nei sentimenti di questa persona. I sentimenti di questa persona verso di te. Allora, i sentimenti di questa persona verso di te. Qua abbiamo un re di denari. Ciò significa che i sentimenti sono forti e stabili nei tuoi confronti. Il re di denari è una persona che si impegna e a livello proprio emozionale ha un impegno che vuole mettere nei tuoi confronti con chiarezza e determinazione trasformata. Se non conosci questa persona, nei tuoi confronti ha una fiducia e sa che la fiducia che sente nei tuoi confronti gli permette di andare incontro a un cambio della sua vita a livello sentimentale, emozionale. Se già, ripeto, conosci questa persona, un re di denari nei sentimenti, una persona stabile, una persona che sa esattamente cosa vuole da te. Il re di denari nei sentimenti significa che proprio è stabile in quello che prova per te, ha le idee chiare ed è trasformato.
Sì, il re di denari è proprio nei sentimenti e la stabilità, e la concretezza e la serietà di sentimenti che prova per te. Se non lo conosci è questo che proverà, perché è una persona che arriva da un nuovo ciclo della sua vita lasciandosi alle spalle un passato con una mente chiara, una mente logica, chiara soprattutto, di cosa vuole rispetto al suo passato, dove che gli ha dato delle esperienze importanti di vita, adesso sa cosa vuole. E nei sentimenti per te sono e si presenteranno radicati e forti, eh? Ok, andiamo a vedere qual è il blocco di questa persona. Quale può essere il blocco di questa persona nei tuoi confronti? Il blocco qual è? Il blocco. Il blocco è una scelta, gli amanti. Il blocco è una scelta. Ciò vuol dire che possono esserci state due persone o tu hai fatto un'altra scelta da chi c'è potuta essere una separazione. Il blocco è fare la scelta giusta nei tuoi confronti e questo momento era il blocco. Magari erano scelte di varia natura, che gli amanti al blocco è proprio fare la scelta giusta, che laddove non c'è stata fino a questo momento non c'era la chiarezza ancora sufficiente a fare una scelta giusta. Oppure possono esserci due persone, o tu o questa persona, però nei sentimenti i re di denari significa che è per te la scelta e quindi è possibile che tu sia impegnata o tu abbia potuto dargli un ultimatum. Fatto sta che gli amanti al blocco è una scelta forse sbagliata che si è fatta in passato e può essere adesso al blocco. Invece rispetto a una trasformazione comunque come comune denominatore che ha fatto questa persona perché ha sentimenti, adesso vuole impegnarsi a livello emozionale con Re di Denari nei sentimenti, con te che stai guardando, se non lo conosci, con te che arriva questa persona, il blocco è potuto essere fino a questo momento non impegnarsi seriamente nella connessione, tant'è che ti vedo qua, vedo che ci sei tu qui con delle idee chiare e lui viene trasformato e nei suoi pensieri ci sei proprio tu che vuoi chiarezza su questo, magari la scelta sbagliata di non impegnarsi in precedenza, ma quei sentimenti per te sono forti e stabili. Se una persona nuova, una persona che non aveva ancora fino a questo momento, fino a che non ti ha incontrato, non ti incontrerà, fare la scelta di impegnarsi seriamente anche in un vincolo a livello emozionale. Ok, comunque andiamo a chiarire. Vediamo quali sono le azioni che questa persona farà nei tuoi confronti. È chiaro che qui trasformato nei tuoi confronti, se la conosci già, vuole un'altra possibilità, laddove ha fatto scelte sbagliate, di non impegno, un'altra possibilità con la morte, rispetto a un passato importante, doloroso a volte. Allora, le azioni di questa persona nei tuoi confronti? La torre. Ok, allora io vi dico, allora la torre è una carta negativa, però ben aspettata, adesso la vediamo, è una carta, qualcosa che è di stupefacente che arriva. Se c'erano due persone coinvolte, ok, questa persona, il vincolo con l'altra persona viene rotto. La torre qui nei tuoi confronti, tant'è che nei tuoi confronti vediamo a livello emozionale un re di denari, cioè radicato nei sentimenti che prova per te e lo sbaglio, diciamo il blocco era aver fatto una scelta sbagliata. Se questo è il tuo caso, nei tuoi confronti viene rotta la situazione con cui si era messo o si era messa, viene rotto un altro vincolo che non è il vostro, perché da te arriva trasformata questa persona con un'altra possibilità. E sì, tu non te l'aspetti, è un cambio insperato questo, nei pensieri ci sei proprio tu. Oppure se non la conosci questa persona farà la scelta nelle azioni di impegnarsi per la prima volta perché arriva trasformato e quindi lasciarsi alle spalle una crisi vecchia di un passato.
Wow, ok, andiamo a vedere comunque, poi andiamo a fare le spiegazioni. Allora, qual è il risultato? Qual è il risultato? Qual è il risultato? Cavaliere di bastoni, non c'è dubbio. Allora ragazzi, il risultato è che c'è un cambio assoluto rispetto al passato. Allora, la persona che sta arrivando verso di te è una persona completamente trasformata, ha le idee chiare su ciò che deve fare nei tuoi confronti, emozionalmente è radicato nei sentimenti che prova per te, per un vincolo importante che sente di voler mettere insieme a te, i denari si impegna. Io vedo che qua fa un'azione shock, qualcosa di rottura o con una situazione precedente dove si era impegnato, un vincolo precedente, o comunque con un'altra relazione, cioè rompe l'altra relazione, oppure se non la conosci questa persona, nelle sue azioni c'è il mettersi alle spalle completamente con la morte una crisi passata per aver fatto scelte sbagliate, laddove magari non c'era impegno a livello emozionale. Qua con il Cavaliere di Bastoni arriva assolutamente il cambio, questa persona non si arrende per niente, è una persona che ti travolge da un punto di vista passionale, ma qua abbiamo un Re di Denari che è ben radicato, completamente trasformato rispetto al passato, cioè ci si può fidare, questo è il senso. Io vedo che qua la possibilità viene data 100%, adesso comunque la andiamo a chiarire. Allora, la morte... allora, la morte... Perché la morte che arriva verso di te? Le stelle, questa persona vuole assolutamente sanare qualsiasi tipo di dinamica sia intercorsa tra di voi. E le stelle significa proprio il destino, sentirsi destinato a questa relazione e laddove c'è stata una chiusura vuole assolutamente un'altra speranza con la stella, un'altra possibilità. Ok. Perché la regina di spade nei pensieri di questa persona? Il 5 di spade, laddove ci sono stati dei conflitti per una mancanza di intendimento, laddove ci sono stati conflitti mentali perché tu gli hai dato un ultimatum, laddove ci sono stati dei conflitti, dei pensieri, adesso lui ha le idee chiare, lui o lei ha le idee chiare. Se è una persona nuova, nei pensieri, regina di spade adesso ha chiaro ciò che vuole in amore a discapito delle sue conflittualità mentali. Il re di denari, perché il re di denari nei sentimenti per te? Perché? 4 di coppe. Allora, perché? Perché la situazione di insoddisfazione precedente è come se le situazioni che ha avuto in precedenza questa persona, sia con te, se lo conosci, o con altre circostanze, lo hanno reso insoddisfatto. Il 4 di coppe nelle emozioni è come se c'era una certa mancanza di voglia in cosa? Nell'impegnarsi emozionalmente, ma qua si impegna emozionalmente. E il 4 di coppe a livello emozionale c'era anche una certa noia, un certo stancamento a livello emozionale, magari per non impegnarsi, non buttarsi completamente nell'emozione che sentiva, adesso si butta completamente nell'emozione che sente. Se è una persona nuova, si butta completamente con te nelle emozioni che sentirà con te e senti il radicamento totale, una relazione che si sente guidato dal destino, perché le situazioni precedenti, il 4 di coppe, non l'hanno mai reso talmente, non l'hanno mai fatto sentire così destinato da buttarcisi dentro, insomma. E a livello emozionale si vuole impegnare laddove c'era la mancanza di voglia di impegnarsi. Ok, perché gli amanti al blocco? La regina di spade, qua mi dicono chiaramente che c'era il blocco di un'altra donna o di un altro uomo, gli amanti, aver fatto scelte con un'altra persona, scelte sbagliate, tant'è che qua rompe il vincolo con altre circostanze che non sei tu, e tant'è che gli amanti con la regina di spade, mi dice chiaro questo, quindi per un gruppo sostenuto di voi ci sono problemi con una figura femminile
che può essere o un'altra coppia, un altro vincolo, oppure una madre, oppure una figura femminile. Oppure se non ci sono stati altre persone, aver fatto scelte sbagliate senza, o comunque sia aver fatto delle scelte che ti hanno fatto soffrire fondamentalmente. Questo poteva essere il blocco e non averti dato la chiarezza che meritavi. Va bene? Adesso arriva trasformato. Sì. Andiamo a vedere questa torre. Perché la torre nelle azioni? Il matto, mamma mia ragazzi. Nelle sue azioni c'è la torre e il matto. Ciò vuol dire che lui, nella misura in cui aveva fatto altre scelte in altri vincoli relazionali, rompe le situazioni e rischia nei tuoi confronti e rischia anche di rompere le relazioni che non riguardano te o una relazione che non riguarda te. Rischia perché nelle sue azioni vuole ripartire da zero insieme a te. Cioè proprio si butta. Fatemi mettere un'altra vicino al matto, col matto. 6 di coppe. Per molti di voi è una persona del passato che ha tantissima nostalgia. Se è una persona nuova, è una persona che grazie a te mette da parte il passato, le crisi del passato, riparte da zero perché l'energia dell'amore con te ritorna a fluire. Per questa persona, ok. Perché il cavaliere di bastoni nella conclusione? Cavallo di denari. Allora, una concretezza. Allora, c'è un cambio repentino, un cambio insperato che magari tu non ti aspetti. Per alcune di voi dopo tanto tempo, va bene? Per alcuni di voi dopo tanto tempo, sia che tu conosca questa persona, sia che tu non conosca questa persona. E questo cambio porta a far fruttare nel tempo la relazione. Cioè c'è un cambio improvviso, repentino. Il cavaliere di bastoni ci parla di questo cambio, il cavallo di denari ci può parlare di una concretezza che giunge col tempo. Perché i sentimenti sono forti e stabili, la concretezza giunge col tempo, ma è 100% che è così. Perché ci possono essere anche degli impegni di lavoro o altre circostanze, però la concretezza giunge col tempo. Assolutamente 2 cavalli qua significa che c'è un cambio totale grazie a questo scoppio che arriva. Quindi è qualcosa di insperato, ragazze, meraviglioso. Chi sta arrivando verso di te adesso qualcosa che ha veramente a che fare con uno shock proprio di natura emozionale, ma io vedo che quasi soddisfatta. Per alcune è una persona del passato, per altre è una persona nuova che mette da parte il suo passato grazie alle emozioni che gli fai provare perché si sente destinato a questa relazione. Per altre è una persona del passato o una persona che già conosci che vuole una seconda possibilità laddove ci sono stati fraintendimenti per non averti, per averti ferito, per aver fatto scelte che ti hanno ferito. Va bene? È questo. Wow. Cosa ci dice l'oracolo? Cosa ci dice l'oracolo? Cosa ci dice l'oracolo? Sì, per molti è una storia infinita. Già conoscete questa persona, storia infinita. Si è pronti a un cambio, infatti, e tutto procede secondo i tempi divini. Allora, per chi conosce già questa persona, arriva un cambio rispetto a qualcosa che vi ha logorato, tempistiche o tutto ciò che ha reso insoddisfacente la relazione. Per alcune di voi è una persona del passato che chiede un'altra possibilità, per altre è comunque una persona che rispetto delle dinamiche che sono intercorse tra di voi, una persona completamente trasformata, abbiamo la morte, ed è pronto a proseguire la relazione con concretezza. Per le ragazze che non hanno nessuno e i ragazzi che non hanno nessuno, è una persona che con te finalmente sente di essere pronto a lasciarsi andare finalmente all'amore e a sentirsi parte di un fluire meraviglioso. Ok? Wow ragazze, meraviglioso, quindi complimenti alle mie ragazze e ai miei ragazzi, io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!
Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo. Andiamo a vedere subito chi sta venendo verso di te adesso. Vediamo chi sta venendo, qual è l'energia della persona che sta arrivando verso di te adesso. Puoi conoscere questa persona o può essere una persona nuova. Chi sta venendo verso di te adesso? Per i miei ragazzi del secondo mazzo. Chi sta venendo verso di te adesso? Qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti? Chi sta venendo verso di te adesso? Chi sta venendo verso di te adesso? Chi sta venendo verso di te adesso? Vediamo l'energia di questa persona. Un matto sta arrivando. Allora, per un gruppo di voi è una persona nuova, è un'energia, può essere del segno dell'Acquario, è un'energia molto avventuriera, mi arriva da dire, è un'energia nuova, è un'energia fresca. Fatto sta che è una persona che rischia, è un'energia di una persona che rischia, di una persona che si apre al nuovo, predisposta al nuovo, è qualcosa di nuovo, e questa è l'energia di questa persona nei tuoi confronti, ok? Andiamo a vedere i suoi pensieri nei tuoi confronti quali sono. I suoi pensieri nei tuoi confronti quali sono? È una persona che rischia, eccola. Il diavolo, questa persona ha molta attrazione per te. Questa persona con il diavolo nei pensieri è proprio, vuole fare anche un'azione rischiosa perché a livello proprio di pensieri sente una grande attrazione, già ci sono due arcani maggiori, una persona di grande magnetismo nei tuoi confronti, i suoi pensieri sono di passione, di buttarsi, rischiare perché è una passione dirompente nei tuoi confronti, proprio una passione dirompente nei tuoi confronti. E qua c'è un rischio proprio che vuole compiere nei tuoi confronti, Qua è una tentazione forte pure per te, Vediamo i sentimenti di questa persona nei tuoi confronti. Chi sta arrivando nei tuoi confronti, i sentimenti di questa persona per te. Può essere il segno dello Scorpione, avere valori Scorpione, oppure anche valori di Capricorno. I sentimenti di questa persona per te. I sentimenti. Qua c'è un re di spade. Allora, questa persona è un po' chiusa emozionalmente, però ha una passione dirompente nei tuoi confronti. A livello emozionale è un re di spade, ciò vuol dire che può anche essere un segno d'aria qui, meno predisposto alla parte emozionale, più predisposto alla parte passionale. I sentimenti sono un po' più freddi qua, ma è animato da una forza dirompente, energia sensuale, sessuale e passionale. Come se il re di spade qua nei pensieri tende a tenere sotto controllo le emozioni o comunque la parte emozionale, però a livello passionale qua è qualcosa di dirompente, non può controllare la passione, come se qua volesse controllare i sentimenti ma la passione è incontrollabile. Vabbè, poi lo andiamo a chiarire, vediamo il blocco qual è, chi sta arrivando verso di te, qual è il blocco di questa persona nei tuoi confronti, qual è il blocco di questa persona nei tuoi confronti. Qual è il blocco? L'asso di spade. Allora, il blocco può essere una mancanza di chiarezza nei tuoi confronti, cioè il non sapere cosa dire, il non sapere cosa dire proprio, il non sapere cosa dire nei tuoi confronti, quindi il blocco può essere una mancanza di chiarezza e non sapere cosa dire fondamentalmente, qua mi arriva forte.
oppure una mancanza di comunicazione chiara, che può essere il blocco, può aver generato il blocco, perché qua lo vediamo freddo nella parte emozionale, più tendente a non aprire il cuore. Perché qua mi viene l'arcano 0, ciò significa che emozionalmente, cioè una persona che vuole ripartire da zero, una persona che rischia di fare qualcosa, mi viene qua che è restio ad aprirsi emozionalmente, quindi il blocco può essere proprio non parlare dei suoi sentimenti, può essere il blocco, e quindi generare anche confusione a volte. Ehm, sì, vediamo un po' comunque come si sviluppa. Le azioni di questa persona nei tuoi confronti quali sono? E se una persona nuova mi arriva che qua c'è una passione dirompente nei tuoi confronti, forse non si è mai aperto ai sentimenti, è una persona che tendenzialmente non si apre alla parte emozionale, e qua manca di chiarezza effettivamente su cosa prova a livello emozionale, perché qua c'è una passione dirompente, è come se non stesse capendo un po' le cose, perché la passione divampa qua su cosa pensa di te. Ok, andiamo a vedere adesso le sue azioni nei tuoi confronti quali sono. Le sue azioni nei tuoi confronti quali sono? Oppure non averti detto la verità, questo è anche il blocco. Vediamo le sue azioni nei tuoi confronti. Qua c'è un cavaliere di denari. Allora, qua arriva un cambio, una concretezza c'è, però va più lenta. Forse ci sono delle situazioni di natura economica che questa persona deve raggiungere. È come se nelle sue azioni fa delle cose, fa qualcosa, ma se la prende con calma. Questo è il senso, perché forse ci sono anche qua degli obiettivi lavorativi da raggiungere o degli obiettivi personali dove non ti ha dato la chiarezza ancora, Questo è possibile. Quindi il blocco è la mancanza di chiarezza. È come se la prende con ci sono dei movimenti che fa nei tuoi confronti. Questi movimenti sono concreti, ma sono lenti. Questi, ecco perché magari tu puoi non aver chiaro quello che prova per te, e quindi anche lui stesso che è un po' bloccato a livello emozionale, non ha chiaro, però sente questa passione dirompente, vuole rischiare per qualcosa, rischia. Per alcuni di voi, per un gruppo di voi, è una persona nuova che viene travolta dalla passione per te, e le cose ci sono, la concretezza c'è, ma va con calma. Sì. Andiamo a vedere qual è il risultato. Andiamo a vedere qual è il risultato. Perché qua è possibile che ci sono degli interessi prima di tutto personali, economici o di raggiungimento di alcuni obiettivi. Vedo un po' di orgoglio anche qui nel raggiungere prima degli obiettivi personali, e quindi la mancanza di chiarezza sulle emozioni perché deve raggiungere degli obiettivi personali, però intanto si butta perché la passione è irrefrenabile. Ok, vediamo qual è il risultato. Qua c'è un 5 di coppe. Allora, è come se il risultato qual è? Che io ti posso vedere un po' con l'animo basso perché questa persona non ha ben chiaro quello che vuole, ma fondamentalmente questa persona ti dimostrerà nella concretezza dei fatti qualcosa che poi porta a una risoluzione, perché qua io ti vedo a te con una sensazione di bassezza d'animo, perché magari questa persona non ha chiaro quello che sente, però con te sente una passione irrefrenabile perché va lento e magari ci mette un po', deve raggiungere gli obiettivi suoi, vedo un po' di orgoglio qui. Comunque adesso lo andiamo a chiarire. Datemi una carta dopo il 5 di coppe. O forse ci sono degli obiettivi lavorativi che ti lasciano ti fanno sentire che questa persona è più disconnessa a livello emozionale. Vediamo un po'. Dopo il 5 di coppe cosa c'è?
c'è la papessa. Allora io qua ti dico di utilizzare la tua intelligenza intuitiva. Io qua vedo, perché qua anche per te c'è una passione dirompente, qua c'è una grande tentazione, quindi la persona che arriva verso di te è una persona che ti travolge da un punto di vista sensuale, sessuale. C'è un po' di blocco sulla parte emozionale perché è molta passione questa persona qui e con te c'è un cambio, le azioni sono concrete. Io qua vedo come se la scelta è tua, nel senso che non hai chiaro quello che questa persona vuole da te perché va con calma, però io qua ti dicono che dipende dalla tua intelligenza intuitiva. È come se devi essere molto intelligente nel gestirti questa cosa. Questa è una passione dirompente che arriva. Comunque adesso ce l'andiamo a chiarire. Può essere una persona che già conosci oppure una persona nuova. Quel matto che arriva verso di te, perché il matto? 5 di spade. Allora qua ci sono, allora se già conosci questa persona vuole un nuovo inizio con te, rischia per sanare delle dinamiche di fraintendimenti, di malintendimenti, è una persona, tutte queste spade, un po' conflittiva da un punto di vista mentale. C'è un po' di conflitti mentali a livello proprio di espressione nell'amore, però al tempo stesso vuole ripartire da zero, cioè rischia di fare qualcosa perché è irrefrenabile la passione. È una persona che probabilmente se non la conosce, una persona nuova, una persona che arriva con la voglia, rischia con un po' di conflittualità mentale, oppure una persona troppo mentale, però rischia di lanciarsi con te perché ha una passione irrefrenabile. Andiamo a vedere questo diavolo rispetto a cosa pensa nei tuoi confronti. Perché il diavolo? Perché il diavolo? 3 di bastoni, perché vuole assolutamente una possibilità da te. Il 3 di bastoni è una carta di apertura di possibilità e pensa assolutamente che tu gli dia delle possibilità. Sì. Se è una persona che già conosci, allora qua lui pensa in modo proprio anche ossessivo, cioè combatte per quella cosa, che gli vengano aperte delle possibilità. Se magari qua c'erano delle conflittualità o malintendimenti, per non aver avuto chiarezza, per non essere stato chiaro nei tuoi confronti, questo poteva essere il blocco. Quindi nel suo pensiero c'è la voglia assoluta col diavolo, che è proprio irrefrenabile, che ci sia una possibilità di apertura di possibilità. E nei sentimenti, perché guerre di spade? Nei sentimenti questa persona, perché re di spade? Il re di denari, perché ci sono delle situazioni riguardanti il lavoro, quindi è più chiuso a livello emozionale perché forse vuole raggiungere o deve raggiungere delle responsabilità o ha delle responsabilità di natura economica, e quindi è un po' più freddo sui sentimenti perché, lo dicevamo anche qua, delle responsabilità di natura economica, lavorativa o altre responsabilità. Altre responsabilità. Ecco perché è un po' più chiuso sulla parte emozionale. Sì, perché è molto incentrato su se stessa questa persona. Vediamo perché l'asso di spada al blocco. Ecco perché magari non ha chiarezza a livello emozionale, per raggiungere degli obiettivi personali, lavorativi. Sì. Vediamo questo asso di spade. L'imperatore, sì. Allora, il blocco è proprio che questa persona ha delle responsabilità e quindi non ti ha dato, o lui nei tuoi confronti è come se con l'imperatore non si aprisse alla parte emozionale, tante spade e spade. Il blocco può essere proprio il fatto che questa persona non si è mai aperto forse alla parte emozionale. L'imperatore a blocco può essere che ci siano delle responsabilità che non permettono la cosa fluida ancora tra di voi. Però qua un movimento concreto c'è, va un po' più lento, scusami, però c'è. Tant'è che qui ti viene chiesto di utilizzare la tua intelligenza intuitiva. La tua intelligenza intuitiva dipende da te. Un'altra cosa ti posso dire? Sì, mi viene chiaro, il blocco emozionale è di natura di responsabilità, perché magari questa persona ha delle responsabilità o non si è mai aperto alla parte emozionale, essere stato sempre un po' una persona più imperatore, proprio al blocco è anche ego, orgoglio, orgoglio, molto orgoglio nell'ammettere una parte emozionale, eccetera.
Però andiamo a vedere questo cavaliere di denari nelle azioni, perché il cavaliere di denari nelle azioni verso di te, questa persona? La temperanza. Allora ti dico che qui ci saranno delle comunicazioni volte a riportare l'equilibrio, va bene? Di una concretezza che si manifesterà nel tempo. Però questa persona vuole con la temperanza rispetto alle azioni chiarire ogni dubbio, sanare le crisi, aprirsi alla possibilità dell'amore, soprattutto se è una persona nuova, nel tempo, perché nel blocco abbiamo il fatto che è potuto essere una persona più incentrata su se stessa e non avere chiara la parte emotiva. Mm? Ok, andiamo a vedere questo 5 di coppe. Il bagatto. Allora io vedo che qua ci saranno delle comunicazioni nuove volte a portare qualcosa di positivo e dipende dalla tua intelligenza intuitiva. Tu ti confronterai con questa persona in modo molto intelligente. Sì, molto intelligente. E questa papessa? Perché la papessa nel risultato delle azioni? 5 di denari. Qua ci sono delle problematiche di natura economica. E quindi tu mi vai con l'intelligenza intuitiva ad avere l'apertura, nonostante nonostante il fatto che tu ti possa sentire basso d'animo, bassa d'animo, ok? Quindi tu è come se con l'intelligenza intuitiva vai a capire che le problematiche sono di natura economica o di altre responsabilità che questa persona ha, perché mi agisci di intelligenza intuitiva, mi agisci con molta intelligenza rispetto alle dinamiche del sentirti abbandonata, del sentirti da sola o da solo, ok? Mm. Perché è come se, essendo tu, anche se sei uomo molto intelligente, le conversazioni che avrai con questa persona portano a risanare delle crisi laddove ci sono e anche a comprendersi. E quindi al di là di sensi di situazioni che danno insoddisfazione a livello emotivo, di disagio, ok? Tu mi agisci di intuito qua, molto intelligente, i confronti sono molto intelligenti da parte tua. Sì. Ok, quindi e al netto di tutto, chi sta avvenendo adesso nella tua vita? Una persona con cui c'è una grande passione, un grande impeto, che è una persona un po' bloccata a livello emozionale per un raggiungimento di suoi obiettivi, perché magari o magari non si è mai aperto alla parte emotiva o ha delle responsabilità che gli bloccano la parte emozionale. E questo può averti generato, se lo conosci già, una mancanza di chiarezza perché non ce l'aveva chiaro nemmeno lui. Tant'è che a livello di pensiero lui o lei si vuole aprire alla possibilità con te, tant'è che arriva un dialogo, un cambio funzionale a questo. Io vedo che tu agisci di intelligenza intuitiva a discapito delle sensazioni di disagio che ti possono arrivare per questa attitudine di questa persona nell'essere un po' più orgoglioso o un po' più egoista per se stesso, però meno predisposto alla parte emotiva, forse non lo è mai stato nella sua vita. Quindi, se già lo conosci, è una persona che vuole ripartire da zero rispetto a delle conflittualità o dei fraintendimenti che ci sono stati tra di voi. Va bene? Ok. Andiamo a vedere cosa ci dice l'oracolo. Cosa ci dice l'oracolo? Cosa ci dice l'oracolo? Tic tac, è ora infatti che sta arrivando, è proprio è tempo di risolvere, ho tempo che arrivi. Sì, tutto fluisce al mare, perché allora qui ti verranno date le spiegazioni di fraintendimenti, di mancanza di chiarimenti, ok? Ti verranno date delle spiegazioni. E ora che ti vengono date queste spiegazioni, tutto torna a fluire e questo risponde a questa tua domanda. Laddove è una persona nuova, ragazze, qua arriva questa persona, tic tac, da un momento all'altro, e al mare significa che questa cosa inizia a fluire finalmente rispondendo alle tue domande. La papessa qua ci dice che questa persona entra per farti anche le dinamiche che possono intercorrere tra te e questa persona, le dinamiche che possono intercorrere appunto,
che possono essere dinamiche un po' di disagio, sentirsi un po' isolate, lasciate sole, eccetera, al di là perché c'è tanta passione, queste dinamiche vanno a lavorare sulla tua maestria, cioè sul tuo intuito, nel farti utilizzare la legge spirituale, nel farti dire io sono l'assoluto, io sono meravigliosa, io sono l'unica donna, l'unico uomo per questa persona, soprattutto se state lavorando con la legge degli assunti. Tant'è che questo ti porta ad avere risultati ottimali laddove stai lavorando con la legge spirituale, va bene? Ok. Quindi, ragazze mie, adesso vi metto un'altra carta, come adempiere a questa legge spirituale in questo lavoro che questa persona ti fa fare. Andiamo a vedere cosa dice l'oracolo della dea, perché questa è una stesa proprio che va a testare, ad accendere la tua kundalini, energia sensuale, sessuale e passionale, tanto da farti lavorare su te stessa e utilizzare la legge spirituale per il tuo massimo successo. Andiamo a vedere cosa ci dice rispetto al lavoro che ti fa fare questa relazione per accendere la tua maestria. La comunicazione, allora, la comunicazione intuitiva. Devi utilizzare il potere del verbo affinché questa persona vada a manifestare la tua maestria, di fatto proprio, vada a palesare quello che tu stai pronunciando col potere del verbo. Ci saranno comunicazioni che fluiscono, ecco qui, che ti faranno andare incontro alla tua autostima laddove tu peccavi di autostima, qua ti risentirai una stella, una star. Ok? Questo è il lavoro spirituale che questa persona ti sta portando a fare, se non è già entrata è quella che sta arrivando, scusami, se non la conosci è quella che sta arrivando, va bene? Quindi ragazze mie, meraviglioso, io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il terzo mazzo, andiamo subito a vedere chi sta venendo verso di te, quindi sia che tu conosca una persona, è possibile, sia che sia una persona nuova. Andiamo a vedere che energia ha verso di te, i suoi pensieri, le sue emozioni, le sue azioni. Andiamo a vedere chi sta arrivando verso di te. Adesso vediamo un po' qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti. Qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti? Qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti? L'energia di questa persona nei tuoi confronti qual è? Allora, l'energia di questa persona nei tuoi confronti è un appeso. Qua mi significa che l'energia di questa persona nei tuoi confronti è una persona che è stanca di qualcosa. È una persona stanca di qualcosa, una persona che magari ha avuto o può tuttora avere delle problematiche di altra natura, degli impedimenti di varia natura, lavorativa, familiare. È una persona stanca di qualcosa. È anche una persona che è pendente dal rivelarti qualcosa, cioè è stanca di qualcosa. Una persona stanca di qualcosa, può essere energia di pesci, comunque è una persona che a livello emozionale è stanca di qualcosa e si appresta a fare un cambio nei tuoi confronti, a cambiare una prospettiva. Una persona anche sofferente da un punto di vista emozionale, una persona che sta pensando tanto a cosa fare o per altre circostanze della sua vita o nei tuoi confronti, una persona che si è fermata a riflettere. Comunque adesso lo andiamo a vedere. Oppure una persona con cui c'era un blocco. Una persona con cui c'era un blocco. Andiamo a vedere. A livello di pensieri, i pensieri verso di te, quali sono i pensieri nei tuoi confronti di questa persona? I pensieri verso di te, di questa persona, quali sono? Allora, i pensieri. Una morte.
Allora, questa è una persona che a livello di pensieri ha avuto un cambio, probabilmente vuole un'altra possibilità. A livello di pensieri ha subito un cambio radicale della sua vita, vedo tanto stancamento, vedo tanta attesa, come se a livello di pensiero non sapesse bene nei tuoi confronti in che direzione, ma sa che vuole un cambio. Mm? Vedo una persona stanca che ha il pendente di comunicarti qualcosa, una persona o per altre responsabilità o c'è stato un blocco e nei confronti tuoi avviene un cambio. Un cambio nei tuoi confronti, sta pensando di fare un cambio nei tuoi confronti dopo che c'è stata tanta attesa. Se non la conosci ancora, questa persona è una persona che pensa, dopo tanta attesa amorosa, essere stanco, eccetera, nel momento in cui la incontri questa persona, penserà che si sta svolgendo un cambio della sua vita, in positivo. Ok, vediamo un po' i sentimenti per te. I sentimenti per te, quali sono? I sentimenti per te quali sono? Quali sono i sentimenti per te? Qua c'è un 9 di denari. Allora, io ti dico una cosa. Questa persona sta subendo un cambio radicale nella sua vita in vari aspetti della sua vita. A livello di emozioni, di sentimenti, vuole stare bene a prescindere. Forse le problematiche erano di natura economica e quindi a livello proprio emozionale, con il 9 di denari, queste carte qui appeso, morte, quindi a livello emozionale di rapporti sentimentali, sta avvenendo un cambio della sua vita perché fondamentalmente vuole stare prima di tutto bene con se stessa questa persona. Forse non l'è stata, forse c'erano state delle problematiche di altra natura che non erano amorose e nella mente di questa persona nei tuoi confronti si appresta ad arrivare un cambio che porta certamente a un rinnovamento, la morte. Nei sentimenti abbiamo un 9 di denari, è come se vuole stare prima di tutto bene questa persona, da che vedo molto sacrificio qua. Sì, vedo molto sacrificio o per altre questioni. Oppure tra di voi se c'è stato un fraintendimento, qualcosa, vuole tornare a stare bene prima di tutto. Se non la conosce ancora questa persona, è una persona che prima di tutto vuole stare bene con se stessa. Forse ha avuto delle problematiche di natura economica, o delle altre problematiche che l'hanno portato a uno stancamento, a un sacrificio, forse si è sacrificato molto per gli altri e adesso vuole prima di tutto mettere al primo posto se stesso perché si è sacrificato tanto per gli altri. Sì. Va bene, comunque lo andiamo ad analizzare. Adesso vediamo qual è il blocco nei tuoi confronti. Quale può essere il blocco nei tuoi confronti? Oppure ha delle priorità di natura economica, della parte emozionale, ha delle priorità di natura economica e quindi ecco perché è una persona che stava appesa a livello emozionale, a livello di sentimenti, magari ha raggiunto tali priorità o sta raggiungendo tali priorità per avere poi un cambio nei tuoi confronti, nell'amore. Se non la conosci ancora, la sua priorità era raggiungere dei propri traguardi e trasformarsi rispetto a cosa pensare dell'amore. Vediamo un attimo qual è il blocco di questa persona nei tuoi confronti. Qual è il blocco di questa persona nei tuoi confronti? Il blocco è l'imperatore. Il blocco è o altre responsabilità che hanno impedito il fluire della parte sentimentale, oppure il blocco è l'incapacità di aprirsi all'altro, ai sentimenti, e quindi aver dato molto spazio
e alla parte sua personale e quindi essere stato un po' più egoista con gli altri, ma si appresta ad avere un cambio con la morte, perché se il blocco è l'imperatore e quindi la mancanza di apertura a livello emozionale o aver sempre sotto controllo le emozioni, dando spazio prima di tutto a se stesso piuttosto che all'altro, piuttosto che all'altra persona, allora si appresta mentalmente ad avere un cambio, perché tante volte è rimasto appeso su cambiare prospettiva nel come adoperarsi all'amore, al rapporto di coppia. Sì, quindi si appresta a un cambio rispetto ai sentimenti proprio qui. Perché se una persona è stata un po' più egoista, una persona, se la conosci già, una persona che è stata più egoista vuole una seconda possibilità per un cambio. Quindi con l'appeso che è proprio il sacrificio, un cambio di prospettiva rispetto al fatto sono stato sempre più egoista, meno predisposto all'apertura e all'amore, a tenere sotto controllo i sentimenti, a dare più valore alle mie priorità personali, mentalmente voglio fare un cambio nei tuoi confronti. Se non la conosci ancora, questa persona avrà un cambio nel momento in cui ti conosce, rispetto al fatto che non si è mai aperto, ha avuto sempre tutto sotto controllo, non si è aperto ai sentimenti, un po' di dispotismo in questo modo, un po' paura ai sentimenti, però si appresta ad avere un cambio, vediamo. Le azioni di questa persona nei tuoi confronti quali sono? Le azioni di questa persona nei tuoi confronti quali sono adesso? Le azioni quali sono adesso? Quali azioni fa adesso nei tuoi confronti? Asso di denari, non c'è alcun dubbio. Asso di denari, le azioni sono funzionali a un'opportunità, ad avere un'opportunità con te, rispetto a un cambio di prospettiva laddove ha dato troppo spazio a se stesso o laddove non si era mai aperto all'amore, laddove non si era aperto proprio alla parte emotiva. E avere assolutamente un'opportunità con te, asso di denari, un'opportunità, 100% un'opportunità. Questo è il cambio che ha avuto, quindi anche avere una seconda opportunità da te, se si era bloccata la situazione, per l'egoismo, per comportamenti che erano dispotici. Ok, vediamo qual è la conclusione. Qual è la conclusione? Eccola. Ah, qua c'è un 4 di denari. Allora, qua ci vuole un po' di pazienza. Vediamo che c'è dopo il 4 di denari. Sì, non c'è alcun dubbio, ci vuole un po' di pazienza, ma l'esito è strapositivo. Perché dico ci vuole un po' di pazienza? Prima di tutto il 4 di denari ha due accezioni, ossia vuole assolutamente un'opportunità con te questa persona, asso di denari. E qual è la conclusione? Il 4 di denari è proprio la costruzione di questo. In questa accezione con queste carte le vediamo come una persona un po' testadura, però che cosa ti voglio dire? Ecco perché ho voluto l'altra carta a fianco, che a partire da quando vedi questo video l'opportunità c'è. Dopo un po' di giorni, dopo un po' di tempo, si ha il pieno esito, il pieno successo di questa opportunità. Vedo il pieno esito di questa opportunità. Forse le difficoltà sono di natura economica, o ci sono delle responsabilità di natura economica o un benestare proprio che sta raggiungendo per avere il pieno esito in amore. Quindi, sia che tu conosca questa persona, sia che non conosca questa persona, è una persona che cambia prospettiva rispetto all'amore. A livello mentale vuole un cambio laddove ha dato più valore a se stesso o più valore a delle questioni proprie materiali e non si è aperto all'amore, con te vuole e vedrà, se non la conosci, un'opportunità concreta, dove tra un po' di tempo c'è questa opportunità, si vedrà l'esito, il pieno esito di questa opportunità. Quindi laddove c'era un blocco, qua vedo che ti arriva una proposta concreta, l'asso di denari da parte di questa persona, perché vuole stare bene non solo con se stessa, ma anche con te costruire. Va bene? Pieno esito e sviluppo in questo. E vedo che tu questa opportunità la dai. Andiamo a chiarirci adesso l'appeso, perché l'appeso? Perché l'appeso? L'energia della persona nei tuoi confronti?
Il 2 di spade, perché vedo indecisione. Allora, qua c'è un'indecisione, fare una scelta, in funzione di cosa? In funzione di quello che abbiamo detto. Quindi la persona, l'energia della persona è prendere una decisione nei tuoi confronti con un cambio di prospettiva. Se non la conosci, con un cambio di prospettiva nei confronti dell'amore. Perché magari le circostanze non aiutavano. La morte nei pensieri di questa persona, perché la morte? Le stelle, perché vuole una seconda opportunità con te, un cambio, di nuovo la stella, tornare ad avere un'altra possibilità, la speranza di avere un'opportunità con te, completamente trasformato nei pensieri di questa persona per te. Va bene? Se non la conosci, tu gli apri la possibilità di aprirsi all'amore per la prima volta a questa persona qui. Ok, il 9 di denari, perché il 9 di denari su quello che prova per te? Quello che prova per te? Il 2 di bastoni, allora si aprono le possibilità non solo a stare bene con se stesso, ma apre emozionalmente la possibilità di impegnarsi in una relazione. Il 2 di bastoni è proprio l'apertura delle possibilità rispetto a quello che prova per te, rispetto alla concretezza che vuole mettere, all'impegno che vuole dare. E quindi l'apertura di queste possibilità. Perché l'imperatore al blocco? Perché l'imperatore? La luna. Allora, perché qua ci sono dubbi, incertezze e paure come blocco. Rispetto a cosa? Rispetto all'apertura emozionale. Dubbi, incertezze e paure rispetto a perdere il controllo, il controllo nel senso del proprio ego, del proprio orgoglio. E quindi la luna al blocco sono dubbi, paure, incertezze ad avere questa seconda possibilità, perché magari qua come imperatore lo vediamo come più restio ad aprirsi alla parte emozionale, sentimentale, perché lo vediamo che o una persona più orgogliosa, una persona più concentrata su se stessa, e quindi dubbi e paure e incertezze rispetto all'apertura verso l'altro. Ok. L'asso dei denari nelle sue azioni, perché l'asso dei denari nei tuoi confronti? Non ci posso credere. Sì, 100%. Sì, 100%. Asso di denari, asso di denari. Vuole assolutamente un'opportunità con te. E qua paura e incertezze se tu la vuoi anche questa cosa, quindi magari per il suo orgoglio, per le sue dinamiche c'è stato un blocco e quindi di conseguenza qua lui non si arrende. 100%, 100%. Asso di denari. 4 di denari per favore. Perché 4 di denari? Fante di spade. Allora qua mi dice che allora tu starai a guardare quello che fa, va bene? Ma qua 100% c'è questa opportunità. Sì, perché come se vedo questa persona per la prima volta si apre alla parte emotiva, alla parte emozionale, quindi ti dà questa opportunità concreta, poi passa qualche giorno e ci possono essere un po' di dubbi, ma secondo me da parte tua, ma anche da parte sua perché è la prima volta che si apre, perché nella sua mente c'è questa possibilità. Ehm, Vediamo ancora questo 6 di bastoni. Perché il 6 di bastoni? 6 di denari. Allora, c'è un pieno esito di quello che stiamo dicendo, perché qua c'è il pieno esito con il 6 di bastoni, la vittoria di quello che stiamo dicendo, di questa opportunità, e il 6 di denari è ciò che ti viene dato un pieno esito di questa nuova opportunità, cioè c'è un rimettere l'equilibrio, ti viene dato ciò che meriti da parte di questa persona, anche se si può essere una persona stata un po' più orgogliosa, un po' più concentrata su se stessa, vedo che apre la possibilità, è come se fosse per la prima volta per questa persona. E quindi 100% sì. Quindi chi sta arrivando verso di te, se avete avuto delle preoccupazioni, un fermo con questa persona, una persona che vuole assolutamente 100% questa opportunità, l'asso di denari ripetuta 2 volte. Può essere stata una persona più egoista, più concentrata su se stessa, oppure una persona meno propensa ad aprire i sentimenti. Con te vede la possibilità o vuole una seconda possibilità perché nel pensiero c'è un approccio completamente diverso e trasformato nell'avere la speranza che tutto vada a buon fine. 100% lo ottieni. Nonostante le resistenze di questa persona, io vedo che è guidato proprio dal destino.
Ok, vediamo che cosa ci dice l'oracolo. Cosa ci dice l'oracolo? È possibile anche che rispetto un conseguimento di natura economica lavorativa riesce a darti questa opportunità qui e pieno esito nel costruire qualcosa, eh? Quindi è possibile che l'attesa era dovuta a dei raggiungimenti di natura economica, di natura lavorativa, denaro. Ok, vediamo cosa dice l'oracolo. Terzo mazzo. È tempo di andare, se c'è stata una separazione, eccola qui il rientro con la morte. È tempo di andare. Arrivare al traguardo, sì ragazze, non si ferma davanti a niente questa persona. Arrivare al traguardo è proprio non si ferma davanti a niente, eh? Proprio energia di fuoco qui. Un'altra carta. Anche è tempo di abbandonare l'egoismo, il troppo essere incentrato su se stessi e lanciarsi in una relazione, pieno esito. Ancora un'altra. Rigenerazione, è come se con la pratica di questa relazione, insomma, si arriva al traguardo completamente rigenerati. Se una persona nuova, ragazzi miei, con la carta della rigenerazione, questa persona dirà è tempo di lanciarmi nuovamente in qualcosa che mi fa sognare di nuovo appena ti incontra. Ti offrirà un'opportunità concreta e non si fermerà davanti a niente per avere qualcosa di completamente nuovo. Tra l'altro 45, 46 e 47. Ok, wow ragazzi, vediamo un po' come andare a implementare tutto questo. Un altro, anzi voglio metterci un oracolo di questi. Un oracolo di questi, vediamo cosa dicono questi. Sì, qua ci possono essere degli ostacoli, il muro che vengono superati assolutamente. Questa persona li vuole superare assolutamente. Se le circostanze non lo permettevano, altri impegni, eccetera, ok, li supera. Un'altra. Mentalità da principiante. Per la prima volta, secondo me, questa persona si apre emozionalmente. Ok. È tempo di riempire. Sì, si fa spazio al vecchio e si dà luce al nuovo. Va bene? Wow ragazze, quindi questo è quanto. Quindi pieno esito e trionfo, opportunità concreta, un sogno che si avvera completamente sanato e pieno di grosse speranze per il futuro. Sapete che a me la parola speranza non mi piace, quindi di certezze per il futuro. Quindi ragazze mie, ragazzi, io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!